Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel canale di Italiano in Tasca. Io sono Alice e sono qua per insegnarvi la lingua e cultura italiana. Nello scorso video abbiamo parlato delle preposizioni semplici. Nel video di oggi andremo invece ad affrontare le preposizioni articolate in italiano. Se non l'avete ancora visto, correte subito a vedere lo scorso video, perché vi servirà come introduzione per capire l'argomento di oggi. Ripetiamo insieme che le preposizioni semplici italiane sono di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Queste preposizioni semplici possono diventare articolate quando vengono utilizzate insieme agli articoli e vengono proprio fuse tra loro. Andiamo a vedere come diventano. Le preposizioni articolate sono il risultato di preposizione semplice più articolo e tutti i casi possibili sono i seguenti: di più il, del, di più lo, dello, di più l'apostrofo, del, di più la, della, di più i, dei, di più gli, degli, di più le, delle. Lo stesso succede con le altre preposizioni. A diventa al, allo, al con l'apostrofo, alla, ai, agli, alle. Da diventa dal, dallo, dal con l'apostrofo, dalla, dai, dagli, dalle. In diventa nel, nello, nel con l'apostrofo, nella, nei, negli, nelle. Su diventa sul, sullo, sul doppia L con apostrofo, sulla, sui, sugli, sulle. Le preposizioni articolate vengono utilizzate quando la preposizione deve essere seguita da un articolo e da un nome. Per esempio, la frase "Io sono della città di Milano". In questo caso sarebbe "Io sono di la città di Milano". Per questo di più la diventano della, perché dire di la suona molto male, quindi c'era bisogno di unire la preposizione con l'articolo. La funzione delle preposizioni articolate è uguale a quella delle preposizioni semplici, non cambia il significato. Di vuol dire le stesse cose, a vuol dire le stesse cose e così via. Vengono semplicemente unite all'articolo per far suonare più scorrevole la frase. Altri esempi sono: stasera vado al teatro Verdi insieme alla mia migliore amica. Domani vado al mare. Ci ritroviamo alle 5 in punto. Nell'aeroporto di Milano ci sono moltissimi voli a tutte le ore del giorno e della notte. Una regola molto importante da sapere e da ricordare è che la preposizione di, quando diventa preposizione articolata e quindi viene unita a tutti gli articoli e diventa del, dello, della, dei, degli, delle, si può chiamare anche articolo partitivo in italiano. Cosa significa? In pratica del, dello, della, degli, dei, delle sta ad indicare una quantità generica di qualcosa. Guardiamo meglio un esempio. Ho sete, vorrei dell'acqua, nel senso di vorrei un po' di acqua. In questo caso la preposizione articolata del indica una quantità generica e può essere chiamata sia preposizione articolata che articolo partitivo. In frigo c'è della torta se hai fame.
ho delle caramelle nella mia borsa. Ricordatevi che tutte le volte che di più articolo, quindi di preposizione articolata, diventa articolo partitivo, può essere sostituita con l'espressione un po' di. Se questa preposizione articolata del, dello, della, dei, degli, delle non può essere sostituita con un po' di, allora non ci troviamo in presenza di un articolo partitivo, ma stiamo parlando solo di una preposizione articolata. Vorrei dello zucchero è uguale a dire vorrei un po' di zucchero. Devo aggiungere un po' di sale nella pasta. Devo aggiungere del sale nella pasta. In questo caso del è articolo partitivo perché può essere sostituito dall'espressione un po' di. Vorrei un po' d'acqua. Vorrei dell'acqua. Anche in questo caso un po' di oppure dire del vuol dire la stessa identica cosa, quindi è un articolo partitivo. Bene, io spero che sia tutto chiaro. Se continuate ad avere dei dubbi o delle domande sulle preposizioni semplici e articolate, provate a riguardare il video della scorsa volta e il video di oggi e state bene attenti agli schemi che ho realizzato. Se ancora c'è qualcosa che non avete capito, potete farmelo sapere nei commenti qua sotto e cercherò di risolvere ogni dubbio. Nel frattempo io vi saluto e noi ci vediamo nel video della prossima settimana. Ciao ciao!